L'isola disabitata è un titolo che non conoscevo prima che mi venisse proposto da Angelo Nicastro, e anche se amavo moltissimo la musica di Haydn, ascolto la musica di Haydn su Spotify tipo quando vado a correre, e quindi una musica, è un orizzonte musicale che avevo molto presente e che amavo tantissimo, quindi è stata per me una scoperta, perché non conoscevo, sapevo che aveva fatto delle opere Haydn, ma non conoscevo il suo repertorio operistico, e sono stato subito colpito da molte risonanze che aveva nel momento in cui mi era stata proposta quest'opera, che era la fine del primo lockdown. Tutti quanti venivamo da un periodo di isolamento, e questa isola disabitata, questa favola, questa storia di queste due sorelle che sono recluse in qualche modo in un luogo perimetrale, dai confini molto piccoli, un'isola angusta, come viene detto nel libretto, mi ha molto colpito, perché in qualche modo tutti quanti venivamo da un periodo di reclusione, isolamento, e in questi periodi di reclusione, quando si confronta con un lontano, con un fuori, con un orizzonte lontano, scattano delle dinamiche interiori molto particolari. Innanzitutto c'è la possibilità forse di o cadere nel ripiegamento su se stessi, e quindi nell'indurimento, in una chiusura ulteriore, oppure c'è la possibilità di viaggiare con la fantasia e confondere i confini, cioè quindi quei confini dell'isola, che sembrano dei confini così ristretti, diventano dei confini permeabili e che si estendono e vanno fino a un lontano immaginale, che può essere il lontano del sogno, il lontano delle proprie immagini interiori, della propria creatività immaginale interiore. Quindi arrivare a fare quest'opera è stato per me la possibilità di scandagliare questa dimensione del sogno, e della possibilità che l'atto creativo e l'opera stessa, l'opera d'arte, il ritrovarsi a teatro ha nel riconnetterci con anche un nostro mondo interiore, che spesso non è scontato, no? Perché viviamo in un mondo così bombardato invece da immagini molto superficiali, tossiche, che invece questa musica, questa dimensione musicale ci permette per un attimo di sostare in uno stato di osservazione interiore molto, molto particolare. È stata per me una bellissima esperienza, perché ho imparato moltissimo, per esempio anche dal rapporto con Nicola Valentini, il direttore musicale, che ha seguito per esempio questa è una cosa molto rara, io ho fatto varie opere e non mi era praticamente mai successo, ha seguito tutte le prove di regia, e questo è molto bello, perché in un'opera dove il testo e l'azione scenica, drammatica, sono così incastonate con la musica, per esempio i recitativi che sono così accompagnati dall'orchestra in una maniera anche sperimentale, poter lavorare quasi a quattro mani è stato molto importante. Lui mi ha fatto scoprire dei meccanismi interni alla musica in relazione al testo che io non conoscevo, che non avevo diciamo, la sapienza per poterli osservare. L'isola disabitata di Haydn è un'opera molto poco eseguita, e anche per me è la prima volta che l'affronto, e è conosciuta molto per la sua bellissima ouverture, un'ouverture in stile, possiamo dire, di Sturm und Drang, quindi con moltissimi affetti differenti che vengono eseguiti, fortissimi, pianissimi, molto particolari. E mi sono approcciato a quest'opera dopo aver conosciuto invece l'Orfeo di Gluck e anche l'Alceste di Gluck, le due opere, diciamo, che vengono chiamate spartiacque
per la riforma. Haydn ascolta l'Orfeo di Gluck e prova a scrivere anche lui un'opera dove dopo l'ouverture non ci sia più una fermata decisa, quindi non ci sia più una divisione fra recitativi ed arie, ma un continuum musicale. Quest'isola interiore che ha due piani, cioè due possibilità. Una è l'insula dei Romani, cioè l'abitazione, proprio l'isola come il luogo in cui si abita, la propria casa. L'altra invece è proprio il mondo interiore. Ho scoperto di recente che a livello di anatomia cerebrale l'insula è una parte del cervello deputata, nel nostro cervello, al centro proprio della scatola cranica, deputata alle emozioni, all'empatia, al senso di se stessi, al dolore e alla relazione con gli altri. Quindi la scena, l'ambientazione scenica cerca di sviluppare un luogo che sia continuamente metamorfico, che possa essere sia questa insula interiore, questa insula che è l'abitazione, ma allo stesso tempo l'isola. E l'isola è stata evocata andando a fare delle riprese in un'isola italiana, l'isola di Marettimo, che è la più occidentale delle Egadi. È un'isola molto particolare perché ha un centro abitativo molto piccolo, senza automobili, e per raggiungere tutta la parte occidentale dell'isola, che è la parte più di roccia dolomitica, dove le rocce sono molto alte e cadono sul mare, bisogna percorrere sentieri molto impervi. Il carattere così duro di questa parte dell'isola, dove le pietre sono molto aguzze, sono molto aspre, per me, che conoscevo bene Marettimo, subito mi rimandava a questa durezza, l'indurimento, diciamo, di questa protagonista, Costanza, che continuamente incide la sua pietra con uno scalpello per lasciare il suo messaggio, diciamo quello che sarebbe oggi un SMS, il suo messaggio di vendetta, cioè per la sua rabbia, no? a chi passerà un giorno quando lei sarà morta, il suo messaggio di rabbia per l'essere stata abbandonata dal marito. Con il regista Luigi De Angelis abbiamo lavorato fin da subito in grande sintonia, proprio perché un regista così disponibile a partire dalla musica è una cosa fondamentale, e dall'altra parte perché io invece sono sempre molto disponibile a mettere la musica al primo posto, ma sempre in funzione dello spettacolo. Quindi l'unione di queste due cose fa uno spettacolo d'opera. E quindi siamo partiti da questo, io e lui, non facendo un lavoro solo personale a casa, ma facendo un lavoro personale, io sulla musica e lui sull'aspetto della regia, però sempre confrontandoci e sempre tentando una strada comune per realizzare lo spettacolo. Per noi la cosa principale è appunto l'opera in sé, non semplicemente delle scelte musicali o registiche. E quindi abbiamo veramente lavorato di concerto ed è stata una bellissima esperienza, e sicuramente questo è un plus che traspare da tutto il lavoro che abbiamo fatto.